Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su SharePoint in cui, come detto alla fine di quella precedente, andremo a perfezionare gli ambienti Planner e Teams che sono legati al sito SharePoint a doppio filo perché sono collegati al gruppo Office 365 che si è generato automaticamente nel momento in cui siamo andati a creare il nostro sito SharePoint. Poi abbiamo creato 4 pagine, le raggiungiamo direttamente da qui e il link a pagine è di default in SharePoint. Corso di contabilità, corso di inglese intermedio, corso di ballo latinoamericano e corso di cucina. Le avevamo create per mettere poi i link nelle sezioni di OneNote per rendere cliccabile da lì direttamente l'accesso a queste pagine in SharePoint. Ora, queste 4 tematiche leghiamo 4 ambienti in Planner e 4 in Teams. Quindi andiamo in Planner, andiamo nella bacheca. Planner è come organizzato. Qua su in alto hai i contenitori e poi in ciascun contenitore si possono mettere tante attività. Quindi chiamiamo questo primo contenitore corso di contabilità. Poi abbiamo il corso di inglese, corso inglese intermedio, poi abbiamo il corso di latinoamericano e poi abbiamo il corso di cucina. Ecco, poi in ciascuno di questi contenitori si possono andare ad aggiungere delle attività. Qui avevamo già vista una precedentemente, qui vado ad aggiungere l'attività X, aggiungi, l'assegno a qualcuno, centro dentro e gestisco tutto. Gestisco lo stato, la priorità, la data di inizio, di fine, se si ripete nel tempo, quindi se è un'attività ripetitiva, aggiungo delle note, posso aggiungere degli allegati, posso fare dei commenti a questa attività, ovviamente menzionando anche a volte delle persone che poi verranno notificate. Andiamo in Teams, andiamo nel canale corsi di formazione, quindi nel team corsi di formazione che al momento in cui si è generato, ha generato automaticamente il canale generale, cioè quello che sarà visto da tutti coloro che faranno parte del team e poi si possono creare dei canali, ora noi ne creeremo 4 relativamente a quegli argomenti che potranno essere pubblici o privati. Pubblici li potranno vedere tutti, anche se sono tematici, privati soltanto quelli che fanno parte di quel canale. Noi li creeremo privati perché ciascuno vedrà i messaggi relativi all'argomento del corso di cui fa parte. Quindi andiamo qui in corsi di formazione, clicchiamo sui puntini e clicchiamo su aggiungi un canale. Quindi corso di contabilità, contabilità. Qui possiamo mettere una descrizione, quello che vogliamo. E privacy abbiamo detto che lo creiamo privato e andiamo a cliccare su crea. Qui posso andare subito a aggiungere dei membri, ma per il momento noi ignoriamo. Ecco, il corso di contabilità è stato creato, poi chiaramente cliccando da qui posso andare a gestire il canale, ad aggiungere membri, a fare tante cose. Creiamo anche il quindi inglese latinoamericano, quindi ancora clic sui puntini, aggiungi canale, corso inglese intermedio, descrizione, privato, crea. Quindi abbiamo creato il secondo canale, andiamo a creare il corso di latinoamericano. Anche in questo caso privato, crea, ci manca il corso di cucina, qui ignoriamo, aggiungi canale, corso di cucina. Anche questo privato e crea.
qui posso andare a aggiungere direttamente i membri. Quindi ovviamente devo trovare delle persone che sono all'interno del team. Allora andiamo a cliccare anche in questo caso su ignora. Ora non ci interessa ovviamente Teams, che sarebbe un argomento bello da trattare, ma questo corso è su SharePoint, però abbiamo creato tutto quello che può ruotare per quanto riguarda le altre applicazioni di Office 365 attorno al nostro sito SharePoint. Ora facciamo un ultimo passaggio nella prossima lezione, perché quando abbiamo creato il sito SharePoint si è creato il gruppo Office 365, si è creato anche un ambiente in Forms automaticamente, e quindi anche lì cercheremo di rendere il collegamento ancora più stretto, perché poi in una sezione in cui ci occuperemo di Power Automate e SharePoint vedremo come da lì si possono creare dei flussi di lavoro automatici, per esempio per raccogliere via web senza fare niente le iscrizioni ai corsi, perché riempiendo dei form i dati finiranno direttamente dentro una lista SharePoint che noi costruiremo quando ci occuperemo delle liste. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!